Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Ariete, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di febbraio 2025. Abbiamo la carta dell'appeso, amici dell'Ariete. Può essere un periodo di riflessione, un momento anche di fermo, magari per qualcuno, dove grazie a questa pausa si riescono a vedere le cose magari da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista. È una carta che vi dà la possibilità di accettare qualche tipo di situazione o di relazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza privata e poi trovate i due link per i corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso gratuito di metafisica, un corso base gratuito di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per voi. Abbiamo un asso di spade, un 8 di coppe, un asso di denari, la carta della giustizia, abbiamo la carta della luna, un 8 di pentacoli, abbiamo un 2 di spade e un 10 di coppe. Allora, abbiamo un asso di spade. Ah, ragazzi, adesso andiamo a vedere un pochettino l'energia così in generale, diciamo come butta il mese, e dopodiché andrò a fare i vari esempi per single, chi è in coppia, chi è in una relazione particolare, difficile, complicata. Adesso andiamo un po' a vedere. Allora, partiamo come vi dicevo da questo asso di spade. Di solito gli assi sono un inizio ed essendo di spade ho come l'idea che ci può essere o una rivelazione o una presa di consapevolezza. Andiamo a vedere l'asso di spade, il sole, e la regina di spade. Secondo me è una presa di consapevolezza, è come se qualcuno si facesse due conti in tasca e si rendesse conto di qualcosa. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Fante di coppe. E due di bastoni. Andiamo a vedere anche l'asso. 3 di spade e 9 di bastoni. Allora, devo dire che queste carte mi parlano di chiarezza mentale, chiarezza di intenti, chiarezza di idee, chiarezza di obiettivi. E per qualcuno avere l'asso può fare riferimento a una comunicazione che o voi avete fatto o farete all'inizio del mese, oppure potrebbe essere qualcosa che vi dicono. Non vi nego, ragazzi, che potrebbe essere come una dichiarazione.
Perché poi anche qui abbiamo un asso di pentacoli ed è qualche cosa che può iniziare, una nuova strada che può iniziare. Tenete presente di, cioè quello che mi viene da dirvi, giustamente guardando l'appeso mi viene da dirvi, tenete i piedi per terra. Perché dico questo? Perché c'è un 3 di spade al contrario. Quindi ho come la sensazione che qualcuno o si aspetti qualche contromossa dall'altra parte, oppure vedo come un'idea sfarsata, si dirà così, sfalsata forse, comunque fasulla, di quello che avete voi in testa o come relazione in generale, piuttosto che di questa persona. Adesso lì dipende se siete single o no. Andiamo a vedere la giustizia. Credo che qualcuno stia cercando come delle conferme, degli appigli. 8 di spade. Sì, e poi vedo la luna, e vedo questo 9 di bastoni, sento anche che ci sono delle persone che hanno paura, probabilmente. Qui abbiamo l'8 di spade e un 9 di coppe. Voglio un'altra carta per l'8 di spade. Asso di pentacoli, wow! Allora, io sento tanta paura, effettivamente, potrebbe esserci, come vi dicevo all'inizio, no? Un momento di cui avete bisogno per fare un po' il punto della situazione, perché qui anche il 2 di spade mi parla di dubbi, è come se voleste vedere le cose da un'altra prospettiva o doveste darvi la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva. Andiamo a vedere la luna. 2 di pentacoli, probabilmente qualcuno pensa che l'altra persona stia giocando, mi viene da dire, no? O se per esempio è una persona che già conoscete da tanto e ad un certo punto si parla di certi temi e viene fuori che insomma potrebbe essere interessa avere questa persona potrebbe avere un interesse romantico nei vostri confronti, è come se ci fosse un timore di essere presi in giro. È come se se avessi bisogno di più conferme, di più, cioè non vi basta solo che l'altra persona lo dica o che vi prometta qualche cosina, è come se aveste bisogno di qualche cosa di più concreto. Ehm, Datemi un'altra carta per il 3 di spade. Perché qui devo dire che siete voi che tirate indietro. La luna, eh sì. Ci sono delle paure, delle questioni non risolte dentro di voi che secondo me non vi fanno scegliere, vi portano a questa indecisione del 2 di spade perché avete timore di perdere la vostra zona di comfort o di perdere la relazione che magari avete già in essere con questa persona. Questo mi succede molto, cioè è un'energia che ho tanto per le persone che sono amiche da tanto tempo e che ad un certo punto si chiedono ma perché non possiamo iniziare qualche cosa di più concreto insieme, e lì ci può essere un aspetta un attimo, perché se poi non funziona la relazione potrei anche perdere l'amicizia, no? Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. Abbiamo un 6 di coppe e un 4 di spade. Ho la sensazione che con questa persona manchi un po' il romanticismo. Cioè, oppure è da parte vostra che manca il romanticismo, è coperto da questa paura. Cioè, qui ho proprio un agglomerato di carte, ragazzi, la luna si ripete. O ci sono delle cose che voi tenete nascoste, o è l'altra persona. O potrebbe semplicemente essere che non prendevate in considerazione determinate cose che adesso invece sì prenderete in considerazione. Andiamo a vedere. È come se con la carta del sole certe cose venissero alla luce, e anche l'asso di spade, la verità che viene detta, la verità che spezza come la regina di spade, spezza la realtà, spezza la routine, spezza quelle che erano anche le alleanze per certi versi, ok?
Andiamo a vedere 2 di spade. Imperatore e 8 di bastoni. Andiamo a vedere anche il 10 di coppe. 7 di spade e carro. Non lo so, a me i 7 di spade quando appare non piace mai troppo, perché è una carta di sotterfugi, è una carta di qualcuno che non è onesto. E siccome qui avevate il 2 di pentacoli, che è quello che mi dice che non vi fidate tanto di questa persona, come se aveste paura che vi prendesse in giro, oppure come se non voleste perdere, magari, come vi dicevo, la relazione che avete creato di amicizia. Io ho come l'idea che con le bugie non si vada da nessuna parte, è un po' questo il senso. Perché il 10 di coppe mi parla di unione, mi parla di familiarità, come vi dicevo. Quindi se anche voi provate qualche cosa per questa persona, o insomma, è un modo come un altro per i tarocchi di dirvi siate onesti, siate sinceri con l'altra persona, dite qual è la vostra verità. Vuol dire che comunque con l'imperatore ehm, c'è come una maggior concretezza sia nel dialogo con questa persona, sia il vivere quotidiano. Io ho come questa sensazione. Allora, ragazzi, parliamo di single. Se siete single e non avete nessuno in testa, vi dico che vi sbagliate. Nel senso che all'inizio mese è facile che un vostro amico, una vostra amica si faccia avanti, vi faccia una mezza proposta o comunque tiri un amo. Mm. Sta poi a voi abboccare oppure no. Non credo, nonostante tutte queste lune, non credo sia una persona del passato. È come se fosse o una persona che avete già conosciuto, così colloquialmente parlando, che appunto potrebbe dimostrarsi qualche cos'altro, oppure è una persona che andrete a conoscere e vi dico, tutto sommato sembrerà una persona anche giovane magari, o giovanile, gioviale, cioè io ho come la sensazione con questo sole che possa essere qualcuno con un animo puro, un animo pulito. Diciamo che come vi dicevo all'inizio, probabilmente potrebbe anche succedere che vedete l'altra persona un po' troppo infantile, un po' troppo immatura ed è da lì che poi arriva questo 2 di spade. In realtà sento che approfondendo la comunicazione con questa persona vi renderete conto che questa persona sta già facendo un lavoro su di sé. In realtà può essere anche solo il come si presenta, il simpaticone della combricola o la simpaticona della combricola, no? Però questo non vuol dire che la persona sia superficiale, ok? Anzi, secondo me, conoscendo questa persona, effettivamente potreste rendervi conto che ne ha passate, insomma. Non so se sia la persona con la quale condividerete il sogno o un sogno, sta di fatto che a livello emotivo è come se foste accoccolati con questa persona, ok? Ehm, per quello che riguarda invece le coppie, allora, ci sono come dei piccoli passi in avanti all'interno della coppia, però se ci fosse un tema legato a un trasferimento, a una casa, sento che non cambia, ragazzi, cioè qui il discorso è che le cose
non cambiano, non c'è un trasferimento, cioè tipo un andare a vivere insieme piuttosto che fare il passo successivo, ma in realtà c'è più in questo mese di febbraio, un visualizzare il futuro, cioè chiedersi che cosa vuoi tu dalla nostra relazione, come ci vedi tra un anno, tra 5 anni, cosa vogliamo fare effettivamente. Questo vi serve perché? Perché voi non vi fidate per niente di quello che l'altro vi dice e tendete a nascondere anche i vostri desideri, mi viene da dire, per amore di pace. Invece qui, con questo 8 di bastoni, c'è proprio da comunicare, da implementare la comunicazione che serve a rendere più forte la relazione, ok? Con il 2 di spade e 2 volte la luna, fate attenzione ai sogni in questo mese, potrebbero esserci dei sogni premonitori o ehm, qualcosa giù di lì, ok? Per quello che riguarda invece le relazioni che sono indefinite, non ben definite, non proprio trasparenti, mi viene da dire. Allora, sento che qualcosa cambia. Qualcosa cambia. Sapete, ho la sensazione che farete un po' carte false pur di mantenere in piedi questa relazione. L'altra persona non si sforzerà più di tanto, questo ve lo dico. Ho come questa sensazione che sarete voi che dovrete un po' togliere le parole di bocca a quest'altra persona o comunque cercare di aggiustare l'ideologia della relazione. Tutto sommato non è che stiate male, però è come se non vedeste un obiettivo comune, un punto comune. Ed è un po' quello da definire, per dove stiamo andando. C'è anche un asso di bastoni qua sotto, l'ho visto adesso. Quindi ragazzi, secondo me c'è da capire chi sta facendo carte false, un po' per tutti e tre i gruppi, eh? Se siete voi, se è l'altra persona, perché tenete, ups, 5 di coppe. Tenete presente che il fante di coppe con il 7 di spade mi fa venire in mente qualcuno che vi dice sì sì non ti preoccupare lo faccio io, figurati te lo regalo io quella roba lì, oppure sì sì mi impegno, lo faccio, non ti preoccupare, dallo per fatto. E anche un po' a livello conscio si renda conto che quello che ha detto non è la verità, però lo dice un po' perché fa parte magari del personaggio, un po' perché gli conviene o le conviene. Mm? Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona la lettura e sarebbe interessante, ragazzi, che poi l'ascoltaste verso, diciamo, la seconda, terza, anche quarta settimana di febbraio per vedere che cosa combacia e che cosa risuona. Sta di fatto che avete la carta dell'appeso, è come se fosse un invito a prenderla con calma, a vedere le cose effettivamente come si sviluppano. Per i single, come vi dicevo, divertitevela, godetevela era, godetevela, divertitevi, senza costruirvi, senza farvi troppi castelli in aria, più che tutto perché sento che avete bisogno di conoscere l'altra persona. Per quello che riguarda, anche perché voi avete parecchie paure da lavorarvi, per quello che riguarda di nuovo le persone in coppia, sento come un aumento della stabilità, mentre per chi è in una fase indefinita della relazione o non ben definita, ecco, forse voi siete il gruppo che deve fare un pochettino più attenzione a quello che viene detto, a quello che viene comunicato e anche a come viene comunicato. Bene ragazzi, andiamo a vedere ancora un oracolo di questi e poi andiamo con l'I Ching dell'amore. Fotografia. La luna, che avete 2 volte, parla anche di nostalgia, in effetti, di qualcuno che vi manca, magari, e vi invita a creare nuovi ricordi, nuove memorie e nuove fotografie. Come smettetela di stare nel passato e iniziate a pensare al futuro, a come e dove seminare fondamentalmente. Andiamo a vedere ancora un Ching. Ok, si è girato quello, va bene quello, gli altri sono venuti fuori tutti insieme.
La sorgente, che nel libro, mi pare di ricordare, viene tradotto come il pozzo. Vediamo un po'. Sì, viene tradotto come il pozzo. Ok. E la spiegazione dice: nell'antica Cina, anche quando le capitali venivano trasferite, la forma del pozzo rimaneva sempre la stessa, e lo è anche oggi. Il senso della frase non è difficile, per quanto mutino gusti, indirizzi, tendenze, per quanto siano diversi gli uomini, la matrice, la sostanza non cambia, ma non diminuisce, non aumenta, e i nostri doveri sono sempre uguali. Il cambiar d'epoca non cambia l'imperativo unico. Ognuno degli uomini potrà attingere sempre a quel che di immutato e di inesauribile porta in sé, la sua natura. Come se vi dicesse che nonostante i tempi cambino, e questo potrebbe andare bene nel caso di un eventuale ritorno di qualcuno, ragazzi, o potrebbe essere un'analisi del vostro modus operandi all'interno delle relazioni, come se dicessero cambia l'epoca, cambiano i soggetti, cambiano i personaggi, ma la routine, il modus operandi è quello, ok? Ci sono però due pericoli. Il primo è che non si arriva a vedere bene dentro di noi, ad attingere in fondo alla nostra anima, si faccia tutto a mezzo e si rimanga in una mediocrità squallida. Vedi molti uomini piccoli e gretti, calcolatori e meschini, adoratori delle convenzioni e della forma. Il secondo pericolo sta nella rapida discesa verso la bestialità, l'ignoranza più profonda, il buio a cui porta la trascuratezza verso la natura divina che c'è in ognuno di noi. Wow, messaggio profondo, ragazzi, eh? Io mi chiederei anche dove attingete la vostra energia, le vostre informazioni. Bene, amici dell'Ariete, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me invece vi basta scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con il percorso delle credenze limitanti. Diversamente potete anche abbonarvi al canale. All'interno del canale ci sono 4 playlist, sono numerate, sono argomenti di metafisica, di crescita spirituale fondamentalmente, è tutto quello che ho attraversato io e che mi ha reso una persona migliore. Io semplicemente ho raggruppato quello che ho imparato e l'ho messo a disposizione. Se volete andare a vedere comunque i titoli dei video sono pubblici, si vedono, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla e vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio, ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!